hackerini, come state? Come va? Come è andato il vostro fine settimana? Raccontatemi, ditemi cose. Allora, vi racconto la mia nel frattempo, che aspetto, e mi sentite, sì, ok, che ho modificato cose, quindi temevo che non si sentisse più nulla. Vabbè, qui la musichetta devo sistemarla, la sistemerò io sempre a mano. Vabbè, allora, sono andata a Milano questo fine settimana, così, per cambiare aria, diciamo. È molto bella Milano, mi piace sempre Milano in realtà. E niente, ho mangiato un sacco di cose e anche ho comprato questo, un bellissimo gioco di carte. Però ve lo voglio far vedere perché i disegnini di questa carta, praticamente lo scopo di questo gioco, io non sono una esperta in realtà in giochi da tavola, però la cosa bella sono i disegnini. Guardate che carini, non si vede. Vedete che carini. Allora, lo scopo è non trovare questa carta che fa esplodere il gatto praticamente. Però guardate che carini, cioè sono troppo carini. Ve ne farò vedere tantissime. Vedete? È super carino questo giochino. E poi niente, ci giocavo sul treno, quindi molto carino, molto carino. Però insomma, ho mangiato un sacco di cose e anche tanti croissant in realtà. Non tantissimi, un po', però niente, ho scoperto il mio preferito adesso di Milano, che è Locatelli. Alain Locatelli probabilmente è il mio preferito, quindi in caso siete a Milano andateci. e niente, questo era quello che avevo da dirvi in realtà. Fatemi vedere qualcosa qui. Però, insomma, oggi lunedì torno a lavorare e si torna a utilizzare Barb Suite. Ovviamente. Allora, fatemi chiudere un po' di cose perché ho un po' tante cose, però insomma dovrei riuscire a capire. Va bene. Allora. No. Mi sono scordata di sistemare le... Allora, Barb è questa qui. Ovviamente devo usare... siccome oggi voglio farvi vedere il collaborator, Turbo Intruder e il sequencer, però siccome c'è il collaborator devo utilizzare Barb Suite Professional, perché come vi dicevo anche in passato sono vintage, ve lo dico sempre, il collaborator funziona, cioè è abilitato soltanto per la versione professional e non per il laboratorio, per il Port Swigger, sì vabbè, per Barb l'edizione community. Quindi insomma ve lo farò vedere qui, vi darò anche delle alternative, perché ci sono. Ci sono delle alternative, altri strumenti, insomma, non in Barb, però si possono tranquillamente utilizzare. E quindi inizierei subito, fatemi spostare questa qui, a farvi vedere il collaborator, che praticamente non è molto tranquilla come funzionalità. Praticamente cosa fa? Cosa è successo?
praticamente non è altro che un server esterno che sta appunto, che è gestito da Portswigger, che praticamente sta su Barp e ascolta traffico in arrivo. Quindi quando si lancia un attacco, per esempio, che è blind, quindi che non si vede il risultato, ad esempio, che ne so, blind SQL injection, lì non si vede il risultato nella pagina. Poi vabbè, quando arriveremo all'SQL injection vedremo, però se qualcuno lancia il payload in qualche modo che voi avete inserito, a voi arriva un bellissimo messaggino nel collaborator. E praticamente come si fa? Praticamente dovete fare get started e poi copiare l'URL. Copiando questo praticamente state copiando l'URL. Ve lo faccio vedere qui. Wow, no? Vedete, praticamente copiando, copiate questo qui e vedete che il dominio è .hostify.com, perché appunto è di Portswigger. E cliccandoci, facendo finta che noi l'abbiamo inserito da qualche parte, in qualche payload. Ciao Funny Boy, grazie per l'abbonamento. Approved. Vedete, dovevo fare tipo degli sticker di me, di me stessa, che faccio tipo così e metterli quando fate gli abbonamenti. Sarebbe bello però, sarebbe molto bello, diciamolo. Diciamolo. Non so, vi ricorda qualcuno. Ciao. Niente, lo farò, prima o poi lo farò. Prima o poi. Chissà, magari sarebbe anche bello. Insomma, cosa succede? Quando voi inserite il payload, come in questo caso, facciamo finta che l'abbiamo inserito in un cross-site scripting, qualcuno ci clicca, praticamente quello che fa il browser è navigare questa pagina e vedete qui che c'è questo testo strano e questo non è altro che il risultato che dà Barp, cioè che gli risponde in quel modo praticamente. Se non vedete niente qui, potete tranquillamente, perché praticamente come funziona? Collaborator solitamente fa il poll, cioè va a prendere tutte le risposte e le richieste che ci sono in coda in modo automatico. Però se questo non accade, voi potete tranquillamente cliccare poll now e vedete qui che ci sono un po' di richieste. Queste qui sono banalmente le richieste che ho fatto io. Nascondiamo gli IP. Vabbè. No, si vede comunque. Vabbè, torna qua. Vabbè. E praticamente, ovviamente avete tante DNS, perché chiaramente, come vi ho spesso detto, e anche come dico in un video, in cui spiego come avviene brevemente, come avviene cosa succede quando navigate una pagina web. Ci sono le richieste DNS e poi c'è appunto, ci sono delle richieste HTTP. Ora qui ce ne sono 3. Ce ne sono 3, giustamente, perché cosa succede? Una è quella home page, quindi la pagina che voi state navigando, quindi io ho navigato appunto questa pagina. Poi un'altra è il favicon, che è praticamente l'immaginina che sta... Dov'è? Che sta nell'iconcina qui che sta sulla pagina. E un'altra è di nuovo il favicon. Quindi insomma, vedete, ci sono delle richieste. E il collaborator praticamente è questo, cioè voi usate un URL che vi dà per inserirlo in un payload, in modo che se qualcuno lo clicca ma voi non vedete il risultato sulla pagina, potete vederlo tramite appunto la richiesta che vi viene poi inviata. Per esempio, mettiamo il caso che voi state testando una pagina di contatto
cioè, no, quelle pagine in cui voi potete scrivere qualcosa alle aziende per fare domande. Voi lì non vedete il risultato, perché l'unico risultato che vi dà magari sarà quella di la vostra richiesta è stata accettata, no? Quindi cosa succede? Quella richiesta andrà in una pagina di amministratore da qualche parte, o magari dell'help desk o ste robe qua. Quando qualcuno lì cliccherà il vostro messaggio, magari andrà a richiamare il vostro payload, che andrà a fare una richiesta al vostro collaborator. Così funziona praticamente. Cioè voi non vedete il risultato, ma potete vederlo tramite appunto le richieste che vengono fatte al collaborator. E questo è incredibile, cioè è bellissimo questa cosa, no? E però se non avete il collaborator, perché appunto non avete il professional, potete utilizzare questi due siti qui, o questo webbook.site, oppure questo app.interact.sh.com. praticamente vedete qui avete anche l'URL, prendete questo URL e lo mettete nel vostro payload, oppure questo qui appunto. Per fare un esempio, volevo prendere un laboratorio sull'XXE, che vabbè non è che dovete per forza sapere che cos'è, prima o poi ci arriveremo, però ve lo spiego brevemente. E volevo fare questa qui. Praticamente l'XXE cos'è? Praticamente è una vulnerabilità che va a colpire le applicazioni che usano e analizzano XML. XML praticamente è un linguaggio, appunto. Sì, vabbè, è un linguaggio, non so, magari vi è capitato di vederlo in questo modo. Vedete così, dove ci sono queste parentesi angolari. E voi potete insomma mettere dei dati qui dentro e avere una struttura. Però insomma c'è una vulnerabilità di alcune, se il sito web utilizza appunto questo questa XML ed è vulnerabile, voi potete fare alcune cose. Ad esempio potete leggere dei file, oppure dentro il server chiaramente, oppure potete anche insomma potete accedere a file che a cui non potete accedere, oppure appunto potete usare il collaborator per farvi mandare delle richieste se per esempio quella pagina non restituisce niente, cioè vi restituisce vuoto perché voi non vedete appunto il risultato effettivo. Però voglio farvi vedere questo laboratorio, giusto per darvi un'idea. E praticamente l'XXE aspettate un attimo che metto il browser di Barb. Eccolo qua. Praticamente cosa succede? Ok, qui dentro c'è questa funzionalità che fa check stock. E praticamente va a vedere quanti di questi, in questo caso di questo salame, è in pratica nel magazzino, insomma.
Se noi andiamo a vedere Barp e andiamo a vedere le richieste, vediamo qui che appunto e vediamo qui. Ah, non lo fa. Ah, sì, lo fa il zoom. Ciao, Pollo. Vedete qui, questo è praticamente l'XML. Se il server è vulnerabile, noi potremmo inserire qualcosa qua dentro per leggere magari dei file oppure per appunto farci fare delle richieste. E questo lo possiamo fare mandando appunto questo nel repeater. E andando a inserire questa roba qui. Ora io me la copio perché comunque non è questo il... questa roba qui. E praticamente questo, diciamo, è un payload standard per l'XXE. E praticamente vedete qui, se noi, anzi ve ne creo un altro. Dov'è? Se noi andiamo a inserire qui il collaborator e poi inserisco... Ah, ve lo faccio vedere anche più... Vedete qui, io ho inserito questo, dove questo è appunto l'URL del collaborator. Se noi andiamo adesso a mandarlo, vedete qui il collaborator adesso è vuoto, anche se faccio poll now non c'è niente. Dov'è? Io faccio qui, ovviamente ci dà parsing error, perché l'applicazione non riesce a parserizzare questo. Però se noi andiamo nel collaborator e facciamo poll now, ok, non funziona. Non funziona perché probabilmente qui devo mettere HTTPS. Vediamo. No, non funziona. Stock check. Allora, fatemi vedere un attimo. Ah no, giusto, mi sono scordata un pezzo. Perché? Ora non vi sto a dire tutta la sintassi, però se voi fate questa cosa, voi state definendo un'entità di XML. Un oggetto, diciamo, per semplificare. Se voi questo oggetto non lo richiamate qui, chiaramente non avrete il risultato di quello che poi si andrà a eseguire qui. Cioè qui stiamo dicendo crea questo oggetto e fai questa chiamata a questo URL. Però chiaramente se io qui prima mettevo 1, vedete qui prima ho messo 1, quello non funzionerà perché appunto non c'è, da nessuna parte viene chiamata questa entità. Invece mettendo adesso XXE, cioè il nome che mettiamo qui, se qui metto Pippo, qui ci deve essere Pippo. Qui. Ops. Qui deve esserci lo stesso nome. Stesso nome. Faccio i disegnini adesso. E quindi ora mandiamo questo. Qui sempre il parser. E se facciamo no, niente, oh, non... Dovrebbe funzionare. Però non funziona. Fatemi capire. Perché in realtà dovrebbe essere abbastanza... semplice. Vediamo se rimetto... se cambio l'URL, glielo metto a tutte e due.
probabilmente esplode. Strano però. Ah no. Ai ai ai. Ai ai ai. Ho sbagliato. Perché non lo dovevo mettere qui, ma stupido sopra. Giustamente, perché il doc type sta nell'XML. Scusate. E infatti adesso dice invalid product id. Ok, ora dovrebbe essere giusto. Ok, infatti adesso ci sono. Ok. Scusate, mi era sfuggita questa cosa. Però insomma, vedete che appunto noi non vediamo nessun risultato qui, però vediamo una chiamata. Cioè più di una in realtà, DNS c'è sempre. E poi appunto l'HTTP, che se vedete qui appunto non sono io stessa che mi sto facendo una chiamata, ma è il server da qualche parte che appunto utilizzerà Java. E questo è anche utile perché voi in questo modo magari potete vedere anche le tecnologie che sta usando il server, che appunto potete vederli, e se ci sono anche nei user agent e cose così. Insomma, questo è il collaborator, molto molto tranquillo. Però ve lo dico, appunto, ve lo ripeto, non potete usarlo nella versione community, ma dovete avere il pro. Ah, però magari possiamo provare, sì, possiamo provare a utilizzare uno di questi due e vedere come viene in burp. Quindi io adesso metto nel repeater, invece di quello del collaborator, metto quello che ho preso dal webbook site, mando la richiesta. Ah no, non lo posso fare, giusto, no, non lo posso fare perché i laboratori di Portswigger permettono soltanto il collaborator, quindi non posso usare altri strumenti oltre il collaborator. Ciao Carlo. Barp perché? Perché si chiama Barp? Ma lo sai che non lo so. Però possiamo cercare. In realtà è Barp Suite. Non credo ci sia... Oddio, sta domanda. È Barp Suite o Barp Suite? Qual è la... No, non c'è differenza. Non lo so perché è chiamato così. Non lo so, mi dispiace, questa mi manca. Aspettate, provo a chiedere a ChatGPT. Ciao, perché Barp Suite si chiama Barp? Allora, non lo so se è vero, quindi non ho idea da dove l'ha preso. Però dice che appunto deriva dalla parola inglese barp, che significa rutto. E dice che il creatore David Stuttard, o Stuttard, non so, ha scelto questo nome in modo ironico e informale, come spesso succede nel mondo degli strumenti di sicurezza informatica. E dice che il nome è una metafora. Quando usi Barp Suite, il traffico HTTP tra browser e server viene intercettato, trattenuto e poi rilasciato. È un po' come quando qualcosa viene trattenuto e poi esce fuori all'improvviso. E qui la metafora del rutto Barp. Un'altra possibile spiegazione dice
alcuni pensano che sia perché è breve, facile da ricordare e un po' buffo, quindi rimane impresso nella community di sicurezza. Però non so da dove ha preso sta cosa, quindi prendetela con le pinze. Non ho idea da dove gli sia uscita sta roba. Boh, non lo so. Però sì, boh, non lo so. E insomma, questi qui sono i due, poi ve li metto anche in descrizione. Vabbè, però possiamo provare, cioè, vedete, se voi fate una richiesta all'URL di webbook, vi arriva qui la richiesta. E se proviamo a fare una richiesta a questo URL, giusto per farvi vedere come vengono visualizzate. Allora, in realtà questo non l'ho mai usato, me l'avevano suggerito, però... Va bene, resettiamo. Però vediamo se ci arriva. Vedete qui appunto ci sono le richieste, potete vederlo, quindi è molto simile al collaborator. Insomma, questo diciamo era il collaborator. E adesso possiamo vedere il turbo intruder, che è molto carino. Anzi, prima vi faccio vedere il sequencer solo perché è molto veloce. Il sequencer praticamente, che appunto è questo qui, serve praticamente per fare un'analisi statistica su magari cookie o token. Questo perché molte volte questi cookie non sono veramente random, ma sono magari generati in modo da includere magari alcune informazioni tipo la data o magari il nome o robe così. E quindi se si riesce a capire come è stato creato il cookie, magari si può ricreare per accedere come un altro utente. Che ne so, se io so che il cookie è creato utilizzando l'orario il giorno in cui si sta facendo il login, io posso provare a fare un brute force, quindi provare tante volte utilizzando tante date, magari utilizzando anche l'username dell'admin, e magari riesco appunto a trovare il cookie dell'admin. Ora, questo non mi è mai capitato nel mondo reale, mi è capitato nei laboratori, però insomma vale la pena dargli un'occhiata secondo me. Quindi come funziona? Praticamente se noi prendiamo per esempio questa richiesta dove c'è un cookie, si manda al sequencer, vedete qui, e poi potete selezionare, ora qui non me lo fa selezionare, però potete selezionare la posizione in cui si trova il vostro cookie. Quindi per esempio qui potete fare custom location e ecco qui custom location, cioè ve lo rifaccio vedere, questo qui configure, e poi no, scusate, però ho sbagliato la richiesta, perché io devo prendere cioè dovete prendere la richiesta la cui risposta contiene il cookie, perché dal sequencer voi andrete a prendere quello che vi ha restituito il server. Perché come funziona? Il sequencer farà tante richieste di login per prendere più cookie di sessione generati, e da quei cookie di sessione andrà a fare un'analisi statistica per andare a vedere appunto farà un'analisi su questo cookie. E vedete qui possiamo selezionare il session con il cookie, poi ad esempio se avete form potete utilizzare anche i form, oppure con il custom location potete per esempio dirgli da dove inizia a dove finisce il cookie.
se magari è un cookie, ci sono tanti cookie e voi volete prendere una posizione specifica, potete utilizzare questo. Quindi, che ne so, andate a selezionare quello che volete e vedete qui che Burp subito si prende che inizia da session uguale fino a punto e virgola secure. Però insomma, se è un cookie normale, lui lo trova qui. E poi fate start live capture e andrà a fare tantissime richieste e andrà ad analizzare appunto l'entropia di questo cookie. L'entropia, diciamo, è è praticamente diciamo è la misura del disordine e della casualità in un set di dati, no? Cosa significa? Se si ha una bassa entropia, vuol dire che quel token non è abbastanza casuale. Ok, questo lo metto in pausa comunque. E quindi, che ne so, se ci sono, se in un certo, se nel carattere numero 3 c'è sempre un 2, questo vuol dire che c'è bassa entropia. Se invece è una roba totalmente random, dove cambia sempre ad ogni token, allora questa ha un'alta entropia. Perché magari usa appunto un generatore di numeri casuali, insomma. Praticamente è, per semplificarvela, è un po' come se lanciate una moneta. Se lanci una moneta, diciamo, onesta, hai l'entropia di 50-50, no? Quindi di 1, diciamo. Beh, la semplifico, quindi o testa o croce. Però se hai una moneta, se avete una moneta con 2 croci, cioè le 2 facce hanno sempre croce, sai già cosa uscirà, non c'è incertezza. E questo succede praticamente anche con, quindi, il sequencer. Questo fa tantissime richieste e poi vi fa un'analisi. Ora dovrei farlo finire, però ci mette un po'. Praticamente vi fa un'analisi per ogni carattere e poi vi dà, insomma, un risultato. Tipo, questo qui avrà un buon risultato. Ora non aspetto a vedere. Vabbè, sì, possiamo vedere un po' il risultato. E da qui appunto potete capire se un token è stato generato bene o male, insomma. Però, insomma, lo chiudo giusto perché non è che tutta questa cosa. E poi potete anche in realtà, se avete tanti token che magari avete preso e volete analizzare, potete caricarli direttamente qui nel manual, e il sequencer fa la stessa cosa che vi ho fatto vedere, però analizzando i vostri token. E poi insomma avete dei settings, delle impostazioni dove appunto potete fare mettere le impostazioni anche dell'analisi, di quante richieste vengono fatte, e come viene gestito il token, insomma. Però ora andiamo a vedere il Turbo Intruder. Una cosa, il sequencer è anche, lo trovate anche nella versione community, quindi non è una roba del professional. E anche il Turbo Intruder, perché il Turbo Intruder in realtà è un'estensione. Vedete qui, se voi venite al BAP Store, vedete qui Turbo Intruder. Ora io non l'ho installato, quindi probabilmente devo installare altre robe. Vediamo. Però insomma fate soltanto install e appunto lo installate. Però ok, no, sembra che gli è andato tutto bene. E praticamente cosa succede?
Io vi ho già parlato dell'intruder, che serve appunto, che è appunto questo qui, che serve appunto a fare molte richieste. Il turbo vi dirò sempre turbo intruder. Il turbo intruder invece permette di scrivere degli script, quindi tramite codice, per fare la stessa cosa che fa l'intruder, ma gestendolo meglio e anche facendo più attacchi, perché chiaramente voi vi potete scrivere il codice e quindi potete gestire voi insomma quello che volete fare. Allora, ho delle pagine qui che poi vi metto sempre in descrizione. Questa, diciamo, è la pagina e anche il GitHub, eccolo qua. Perché praticamente questo Turbo Intruder è fatto da James Kettle, magari ne avete sentito parlare. Quest'estate ha fatto anche una ricerca abbastanza pazzesca. E insomma è il direttore di ricerca di Portswigger, quindi insomma non uno a caso. E ha fatto questa estensione che permette appunto, vi ho detto, di scrivervi voi del codice. Vedete qui, per fare alcune cose. Diciamo, potete fare fuzzing, cioè andare a provare tante vediamo se c'è. Andate a provare tanti dati per vedere se sono validi, cosa succede se non sono validi e roba così. Oppure potete fare brute force o altri attacchi, insomma, che potete fare. Come ad esempio anche il rate limit, no? Il rate limit è no, non il rate limit, aspettate, sì, race condition. Race condition è una vulnerabilità in cui praticamente se voi avete delle condizioni su una pagina web, magari queste condizioni sono eseguite in parallelo e quindi nello stesso momento, e quindi voi potete magari provare a inserire qualcosa per prima che venga eseguita la seconda. Che ne so, un classico è, per esempio, se abbiamo un carrello per esempio di Amazon, voi provate ad applicare uno sconto di 10 euro, però se lo applicate un'altra volta fallisce. Se invece utilizzate per esempio Turbo Intruder o qualche altra estensione e riuscite a mandare tante richieste, magari riuscite a utilizzare più volte il vostro sconto, perché magari la finestra del primo sconto che voi avete applicato rispetto a quando viene effettivamente controllato se il coupon è valido è abbastanza larga da riuscire ad inserire più volte lo stesso sconto. Insomma, è un po' complessa questa, la race condition è un po' complesso, però poi ne parleremo. Però insomma potete fare cose del genere se ovviamente il server è vulnerabile. Se non c'è questa vulnerabilità non lo potete fare, è chiaro. Però ovviamente utilizzare il Turbo Intruder come anche l'intruder è sempre un'arma a doppio taglio, perché comunque state facendo tantissime richieste. Se è un server piccolo o un server che non riesce a gestire tutte quelle richieste, chiaramente lo buttate giù. Quindi sempre state attenti, perché così andate a creare poi un denial of service. E ve l'ho già detto, se fate test in produzione, cioè l'ambiente che voi vedete che il cliente vede, potete buttare giù appunto
i siti web, i servizi che appunto i clienti utilizzano effettivamente, e questo non è molto bello. Allora voglio scrivere uno script con il Turbo Intruder, così vi faccio vedere anche un po'. E per farlo prendiamo un altro laboratorio. No, ho sbagliato. E utilizziamo appunto un'autenticazione a 2 fattori. Perché qual è la cosa? Io ho trovato molto utile il Turbo Intruder quando ho avuto test in cui c'era una sequenza di richieste, cioè che ne so, come ad esempio questo login, no? Noi abbiamo il login con username e password e poi abbiamo un codice dell'autenticazione a 2 fattori. E ovviamente o vi fate uno script Python o con quello qualsiasi linguaggio che volete, oppure potete utilizzare altri strumenti. Ad esempio, l'intruder ha anche una funzionalità per seguire le richieste, quindi voi fate la prima richiesta e poi seguite, andate nella seconda. Però il problema è che non sono sicura che non credo si possa selezionare un altro payload per la seconda richiesta. Cioè in questo caso noi avremmo il payload per il login, quindi username e password, e poi il payload per l'autenticazione a 2 fattori, e non credo che l'intruder possa fare una roba del genere, se non sbaglio. Invece col Turbo Intruder ci possiamo noi scrivere un codice che poi andrà a fare il brute force del login. Quando lo trova va a fare il brute force dell'autenticazione a 2 fattori. E quindi volevo provare questo. Ho trovato un codice che è simile, cioè fa più o meno questo, però chiaramente lo dobbiamo modificare perché le richieste sono diverse, insomma. Ed è questo codice qui. Che appunto fa. Allora, non vi ho detto il Turbo Intruder, potete utilizzare Python. E insomma, andiamolo a provare. Allora, aspettate, devo aprire il laboratorio dell'autenticazione a 2 fattori. E poi lo proviamo. Quindi qui abbiamo il laboratorio, lo copio. Ups. Mi metto questo così. L'ho copiato qui e adesso vediamo come funziona. Aspettate, puliamo un attimo Barp, così clean history, yes. E vabbè, qui non ci interessa, il laboratorio non ci interessa, va bene. Quindi my account e qui ci diceva che aveva le credenziali sono winner Peter e abbiamo un client email dove riceveremo il codice. Quindi faccio il login, ci chiede appunto l'autenticazione a 2 fattori e noi abbiamo qui il codice 0609.
appunto facciamo il login. Se noi andiamo a vedere su Barp, vediamo qui che c'è che abbiamo appunto username e password con il primo che è login, e poi abbiamo un altro login dove invece c'è l'autenticazione a 2 fattori, quindi il codice, e poi abbiamo questo login 2. Quindi capite che noi possiamo creare uno script con l'intruder che fa prima il login, prima fa il brute force con username e password, e una volta che ha fatto l'username e password possiamo dargli dei codici da provare con l'autenticazione a 2 fattori. Non sono sicura di come faremo i codici, però vediamo. Quindi mandiamo questo, quindi vedete qui potete fare col destro qui extension turbo intruder send to turbo intruder, e questo apre appunto questa finestra dove qui abbiamo la nostra richiesta senza modifiche, senza niente, e qui abbiamo degli esempi di codice. Magari potete partire tranquillamente dal basic, o per esempio anche rate limit se vi serve, oppure no, questo no. Insomma, ci sono degli esempi. Io solitamente parto dal basic e poi modifico basandomi anche su magari esempi presi online. Per esempio qui comunque ci sono degli esempi sul codice, che sono poi quelli che trovate sull'estensione. Qui, example, sono qui. Sono gli stessi, insomma. Però io mi baso su questo perché più o meno è quello che serve. E praticamente come funziona? Okay. Praticamente come funziona? Vi prendo questo che... Praticamente c'è un motore, questo engine, che praticamente andrà a gestire le richieste. E le richieste verranno mandate come, ad esempio, come fa l'intruder, quindi manderà in coda tante richieste, e poi c'è questo handle response dove andrà a fare qualcosa alla risposta. Quindi ad esempio qui dice se lo stato non è 404 aggiunge alla tabella la richiesta con risposta in realtà. E poi qui potete ad esempio aprire file per appunto magari fare un brute force. In realtà ci sono altri modi che venivano detti qui per aprire un file, perché cosa succede? Se voi fate in questo modo lo state conservando in memoria e quindi questo potrebbe essere pesante. Se invece fate in questo modo, come appunto c'è nell'esempio, lo aprite in modo... questo dice streaming data, cioè va a vedere riga per riga e va a processarli. Invece qui li apre tutti e poi li processa, quindi non è... Se pensate, le ottimizzazioni sono queste. Insomma, però andiamo un po' a vedere come possiamo scrivere, e praticamente vedete qui adesso io mi copio questo. Ora qui praticamente dovete avere l'endpoint, poi per esempio vedete qui queste hanno aggiunto queste qui, però insomma questo è per dire quante connessioni concorrenti ci devono essere. Vi ricordo che appunto
quando voi create andate a navigare una pagina web, state creando una connessione, quindi qui state dicendo che ci possono essere 5 connessioni con il server nello stesso momento. E poi richieste per connessione, appunto quante richieste vogliono fare per appunto la connessione. Pipeline, in realtà devo metterli in coda, però insomma non vi sto a dire troppe cose. E poi insomma questi possiamo anche evitarli in teoria. Perché questa è la dimensione della coda, quindi massima. Questo è il timeout della richiesta, se appunto va oltre 5 secondi, credo. Non sono sicura se sono secondi, però penso di sì. E appunto se la risposta non arriva entro 5 secondi, cosa fare? Magari la rifiuta. E poi quante volte bisogna riprovare a fare la richiesta, se c'è stato un timeout o un problema, appunto 3. E auto start false, appunto non lo so, questo in realtà non sono sicura cosa, penso sia un parti da solo, però non lo so, dovrei controllare, però insomma basiamoci così. E allora volevo scaricare un attimo le richieste di, vediamo se ci sono qui. No, vediamo se le trovo da qualche parte. C'erano questo username e password list. Ok, ok, datemi un attimo che le faccio. Che le salvo, insomma. Ok. E ora users. Ok, l'ho fatto. Ci sono. Ok, quindi ho salvato banalmente le username e password, vedete qui in un file, e qui ho messo i miei i percorsi, insomma. La cosa poi che dovremmo fare è andare a vedere cosa deve fare quando trova una risposta. Ora io mi copio questo, poi vi spiego tutto, però vediamo prima di tutto se funziona. Però ci serve vedere come, esatto. Ecco cosa succede qui. Quando il login è giusto, abbiamo un 302 found che andrà a redirigere poi al login 2. Quindi vi faccio vedere, se io per esempio sbaglio la password, quindi metto ciao, abbiamo 200 ok, dove praticamente ci dice invalid username o password. Invece se è corretta noi avremo 302 found. Quindi in questo caso possiamo utilizzare questo. Ora questo lo rimuovo e vediamo cosa fa. Praticamente qui gli diciamo fai partire l'engine, qui andiamo a vedere
username e qui le password, e poi andiamo a dire metti in coda una richiesta che ha username e password basandosi appunto su questi file. E poi cosa succede? Quando hai la risposta, se lo stato della risposta è 302, allora aggiungilo nella tabella che vedremo, e questi è per log. I log li potete vedere soltanto qui. Vedete qui nel tab extension, voi potete andare nel selezionare Turbo Intruder, andare su output e qui avrete appunto i log che voi andate a scrivere. Per esempio avrete questi print, se ci sono degli errori li avrete invece qui negli error. E l'unica cosa però che dovete fare è cambiare qui username e password con S. Ops. Perché se non mettete questo, l'engine non metterà quello che ha selezionato qui. Quindi qui dovete mettere S appunto per stringa. E quindi andiamo a vedere un po' cosa succede. Vedete qui abbiamo tutte le possibili combinazioni che sta provando, però ci sono degli errori. Infatti vedete qui, ah sì scusate, perché copiando ho sbagliato. Vedete qui l'errore mi dice che questa funzione non esiste. Questo cosa significa? No, ho chiuso l'intruder. Dov'è l'intruder? Oh no, come lo riapro? Mi scordo sempre di come lo apro. Ogni volta faccio così. Lo chiudo e poi mi scordo. Ok, qui, run script. Ok, la cosa bella è che se voi prendete qua e fate run script, lui apre l'ultimo codice che avete usato. Però in questo caso non ha funzionato. Perché? Oh no. Vediamo se lo rimando all'intruder. Ok, sì. L'ho rimandato all'intruder e mi ha aperto il codice. La cosa qui è che qui c'è questo pezzo che ovviamente noi non abbiamo al momento e quindi questa funzione non esiste. Quindi io la vado ad eliminare e ora riprovo a rilanciare. Ah, vedete? Ecco qui. Siccome io non ho messo questo $S, mi dice che c'è un errore proprio perché non c'è questo $S. Perché appunto me lo sono scordato. Cioè, qui al posto di username e password. Quindi io li cambio e andiamo a vedere. Adesso vedete che ha funzionato perché adesso qui abbiamo delle statistiche dove praticamente ci dice quante richieste sono fatte, quante sono in coda, che ovviamente noi abbiamo messo massimo 10, la durata, quante sono fallite e quale sta provando, qual è la prossima, insomma. E per esempio vedete qui abbiamo trovato la password di Carlos, perché appunto è 302. Ora io lo stoppo. Comunque per tornare al codice dovete fare configure. Io me lo scordo sempre. E quindi adesso abbiamo avuto certezza che riusciamo a... E ovviamente... Ops. Ovviamente qui vedete che appunto ne ha fatte tante, però volevo trovare... E siccome ce ne sono tante non riusciamo a vedere valid credential. Però insomma qui potete vedere cosa fa. Se avete problemi potete debuggare in questo modo, insomma. E ora andiamo alla parte successiva, cioè andare a provare a concatenare un'altra richiesta.
In questo caso la richiesta che vogliamo concatenare è appunto il codice dell'autenticazione a 2 fattori. E qui, allora andiamo qui, vediamo un po'. Ecco, qui si fa una richiesta. Allora io mi copio. Che copio questa, poi facciamo a pezzettini. Perché cos'è? Siccome voi avete Python, state scrivendo in Python, comunque potete crearvi anche le vostre funzioni. E praticamente... no. Praticamente qui cosa va a creare? Va a creare una funzione per fare brute force dell'autenticazione del codice OTP. E praticamente siccome qui... Allora, qual è la differenza? Qui questa funzione va a basarsi su quella che vedete qui. Quindi qui abbiamo target endpoint. In realtà, essendo lo stesso endpoint, potremmo semplicemente forse fare così, non sono sicura. Proviamo. Però poi glielo dobbiamo passare, chiaramente, quando chiameremo questa funzione. E poi qui abbiamo le stesse cose. E vedete qui qui abbiamo un engine 2, non 1. Ogni richiesta avrà un suo engine. E appunto con lo start. Ah, comunque l'autostart penso che sia per non farlo partire in automatico. E poi qui abbiamo la richiesta. La richiesta appunto dell'autenticazione con... cioè questa. Per fare appunto... il login con l'autenticazione a 2 fattori. Quindi noi lo inseriamo. L'unica cosa da cambiare è che dobbiamo mettere queste parentesi graffe nei parametri o negli header che vogliamo modificare. Quindi in questo caso noi vorremmo modificare poi il codice dell'autenticazione a 2 fattori. Andremo a modificare anche il content length, perché chiaramente sarà diversa. Cioè, in teoria no, perché sono sempre 4 codici, però per renderla un po' più veritiera la facciamo. E poi anche i cookie. Chiaramente qui ci sarà un cookie verify e anche qui un altro cookie. Probabilmente abbiamo bisogno solo del session. Proviamo. Ah no, non possiamo provarlo in realtà. Vediamo se tipo tolgo verify. Ah no, verify gli serve. Va bene, ok. Quindi ci servono due parametri. E praticamente questo è tutto. E no, in realtà era più lunga. Scusate, ho sbagliato. Intanto mi prendo tutto. No. Ok, questo si creava dei codici OTP che dobbiamo capire come generare. E li va a inserire appunto qui, che poi sarà appunto inserita nella richiesta finale. Vedete qui cosa fa qui? Per ogni codice nel file va a prendere il codice, lo fa in questo formato, l'ho modificato adesso perché noi abbiamo bisogno di questo parametro, va a prendersi la lunghezza, così avrà poi il content length, e poi va a
Qui vabbè fa un formatting giusto per... cioè si crea diciamo un oggettino per averlo poi qui, che sarà appunto questo. E lo inserisce nella coda per poi fare la richiesta. Ora però qui il problema è questo è in ordine. Cioè è in ordine nel senso che il primo sarà il cookie, il secondo il content length e il terzo il codice. Noi però abbiamo aggiunto un nuovo valore. Ok, qui tolgo target al momento perché non so se funzionerà, magari lo proviamo dopo. E però non so bene come si prende questo session cookie, se lo prende da qui, quindi gli passerò anche verify. Ah, perché fa l'extract session, ok. Perché c'è quel pezzo che io avevo cancellato prima, cioè qui. Ups. Ah, ho copiato lo stesso... vabbè. Praticamente c'è questo extract session cookie dove lui si va a prendere questo set cookie. Però noi dobbiamo analizzare la nostra richiesta e vedere quando cosa viene fatto. Perché c'è questo session cookie, set cookie. Non so cosa farà. Perché qua cosa fa? Prende set cookie e poi va a prendersi questo, perché fa uno split con il punto e virgola e poi si prende il primo valore. Solo che secondo me prenderà solo il primo. Vediamo questo get header cosa fa. Ah no, get... ah ok, no, è il suo, ok, ok. Se lo crea lui, quindi fa... get response e poi fa lo split delle nuove linee, quindi cioè questo, eccetera. E poi fa per ogni header in questo array va a splittare per appunto... ah ok, quindi si va a prendere tutti gli header e cerca il set cookie. Però secondo me prende soltanto il primo. Qui. Eh sì, perché poi restituisce appunto soltanto il primo. Ora, io vi faccio una modifica giusto così veloce. No, non posso farlo. Ok. Ok, dobbiamo modificarlo. Restituiamo un array. Quindi facciamo headers to return. E qui facciamo headers to return punto append. Così andremo a cercare tutti i set cookie e qui andremo a restituire header to return. E qui avremo poi cookies che sarà un array e quindi faremo for cookie in cookies e qui andremo a fare if cookie e restituiamo qui una coppia però. Vabbè, pure un array, dai. Facciamo cookies pair. Sì, vabbè. Punto append.
E quindi così, e qui andremo a fare cookies per... Quindi adesso avremo un array di cookie, perché ce ne servono appunto 2 a noi. E qui sarà... ci sarà quindi session cookies, questo li inseriamo qui. E adesso dobbiamo modificare anche qui, perché adesso sarà un array. E qui semplicemente possiamo fare 0 e 1. Qui in teoria dovremmo chiaramente vedere qual è quello che si chiama verify e qual è quello che si chiama session, però in teoria saranno sempre 1 e 2, cioè il primo e il secondo. Però insomma vediamo, proviamo un po' cosa succede. In caso possiamo vedere la risposta e vedere se è corretto. E poi abbiamo questo brute force multifactor authenticator, però dobbiamo generare questo codice. Però mi ricordo che c'era un tool. Fatemi cercare. Ok, possiamo usare magari Python. Allora fatemi prendere un terminale. Ok. In teoria c'è questo comando che ci andrà a generare tutti i numeri. Ovviamente usiamo di 4 caratteri perché sappiamo che sono di 4 caratteri. Quindi io li chiamo mfa codes txt e se poi andiamo a fare mfa appunto sono tutti caratteri. Datemi un attimo che copio questo file, me lo copio in locale, cioè vabbè, da eccoli qui, così li metto qui e poi cambio. Pollo, sto cercando di utilizzare Turbo Intruder. Funziona con le password? Sì, ho fatto il brute force, adesso stiamo cercando di fare anche il brute force dei codici di autenticazione a 2 fattori. Non lo fate chiaramente, non lo fate se non avete il permesso. Quindi mi sono copiata sto file. Mi sono copiata sto file, ho messo qui e ora vediamo. Proviamo a vedere cosa succede, insomma. E quindi faccio l'attacco. E abbiamo un errore, infatti. Mismatched input. Ok. Ci sta. Cosa? Expect a new line. Forse perché li ho copiati. Che Python è un po' stronzino.
Rec and rec. Ok, andiamo a vedere qui, error. Ah, ok, no, perché non funziona più il sito. Ok. Ah no, funziona. Cosa sto dicendo? No, sì, funziona ancora. Ok. Facciamo clear perché non ci sto più a capire niente. Facciamo complete attack. Ok, alt. Oh, questo errore mi è nuovo. Ok. Oh, vediamo un po' chattino, cosa mi dice? Ah, c'era una parentesi in più forse. Ah, c'era questa parentesi in più. Ok, non so, era rimasta. Ok, sembra che sta facendo le richieste. Vedete qui, ha trovato questa. E ora sta provando a fare... In teoria... In teoria dovrebbe provare i codici. Però giustamente prova tutte le combinazioni. Ovviamente ci metterà un pochino. Ah, vabbè, aspettate, riduco magari la lista di username e password, perché sennò ci mettiamo una vita. Allora, terrei Carlos, ovviamente. Ok. Magari ne metto pochini, così... Ne metto... 5. Quella era la password di Carlos, ma... Mannaggia. Ah, era... Mobile. Ok. E poi vedete quanto è veloce pure, cioè... Non è che erano tante password e username, però è veloce. Ok, quindi ho ridotto le credenziali. Ora pulisco qui e qui. E proviamo a farlo riandare, così vediamo cosa succede. Adesso so 5 username, 5 password. Però vedete qui abbiamo un errore nel brute force MFA. Vediamo un po'. Dice... Prende 2 argomenti, ma noi gliene abbiamo dato uno. Perché abbiamo... Prende 2... Ah, perché qui... Ah, perché anche qui dobbiamo fare session cookie 1 e 2, chiaramente. Riproviamo, vediamo cosa succede adesso. Però qui non funziona qualcosa, perché vedete qui che
escono cose strane. No response addirittura, ok. Credo che qualcosa non funzionava. Allora, voglio controllare il file dei codici. No, il file dei codici c'è. E sono, cioè, vedete qui sono comunque tutti i codici generati appunto con quel comando sec. Torniamo al nostro codicino. Proviamo ad aggiungere qualche print. Ah no, però. Perché la cosa che non mi torna è che nell'output non ci sono gli OTP. Quindi potrebbe anche essere questo, però volevo aggiungere un print verify. Ma perché session cookies? Session. Ah, aspettate, ho sbagliato. Ah, ok, aspettate perché io gli stavo passando verify e session cookie, quindi chiaramente c'è un problema. Io glieli stavo già dando prima. Ok, proviamo. Ho aggiunto un print. Però non mi torna. E non mi torna nemmeno che non genera i print che ho messo. Ok, i miei metodi infallibili di debugging con i miei... Ah, però c'era un... Però non ne vedo più. Ah, aspettate però. Ah no, è giusto, login 2. Ah, è giusto. Fatemi vedere... post... No, è giusto. Allora, vabbè. Non lo so. Andrò... Cercherò di capire perché non funziona. Molto strano. Allora. No, però dovrebbe essere giusto perché qui prendiamo i cookie e qui glieli passiamo, quindi session 0 e 1, quindi verify e session cookie, e qui gli aggiungiamo la richiesta. E qui dovrebbe essere giusto perché si prende appunto il risultato che gli serve.
perché praticamente qui va semplicemente a splittare la risposta, quindi prenderà, vedete il punto interrogativo, il punto, i due punti, e si prende poi il resto, quindi qui si prende questo e qui questo. Però è strano perché, boh, proviamo a farlo andare, magari a un certo punto vedremo che finisce. Oppure possiamo aggiungere alla tabella la richiesta. Aspettate, però non gli abbiamo detto cosa deve fare quando... Ah, mannaggia a me. Giustamente non gli abbiamo detto cosa deve fare quando la richiesta ha avuto successo. Però io vorrei aggiungere tutte le richieste, giusto per vedere cosa fa. Cosa fa? No, è corretto. Ah, però vedete è sbagliato qui. Oltretutto non è HTTP ma è HTTPS. Io gli avevo messo HTTP. Però vedete è sbagliato. Quindi in teoria possiamo fare così. E così. E avremo i nostri cookie giusti. Vedete adesso è giusto. Qui abbiamo 200 ok. No, è corretto adesso. Adesso posso togliere. E togliamo anche questo. E adesso non ci resta che aspettare. Aspettare che trova il codice di autenticazione a 2 fattori, insomma. Però vedete, cioè comunque è abbastanza veloce. E è abbastanza anche potente, perché vedete potete fare tante richieste. E quindi mo dobbiamo aspettare. Vediamo se ce la fa. Intanto magari possiamo prendere il codice. Qui ovviamente ne avete altri di codici script. Per esempio qui anche per esempio potevamo scrivere su file tutte le richieste, così anche per fare debugging. Però vedete questo è così abbastanza lento perché io ho copiato da qui ovviamente queste impostazioni. Se io qui gliene mettevo che per connessione poteva fare 100 richieste e magari poteva fare 100 connessioni, chiaramente era molto più veloce. Però insomma io le ho prese da questo script giusto per non reinventare la ruota. E vediamo, magari ce la fa a trovare il codice giusto. Intanto volevo farvi vedere altri script. Per esempio questo race condition l'avevo usato. E qui potete per esempio farvi... Qui è un po' più complicato perché avete anche i gate, è un po' più complesso, però nulla di impossibile. Comunque sono anche spiegati, vedete se ci sono i commenti. Vediamo se ce la fa. Però in teoria il codice dovrebbe essere giusto. Magari ve lo mando anche su... Ve lo mando su Discord se volete. E alla fine non è un problema. Poi ovviamente vi metto in descrizione tutti i link che vi ho fatto vedere. E provatelo, cioè provatelo perché è interessante. Poi ovviamente dipende da voi, magari non vi ci trovate, però è interessante come estensione in realtà. Vediamo se ce la fa finire.
Mi arriva un sacco di spam ultimamente. Come al solito, in realtà. Vediamo se ce la fa a fare. Può essere che crolla magari, non lo so, fatemi controllare. No, ancora resiste. Comunque sono tante... Sono un bel po'. Vediamo se mi dice quante linee sono. Sono 10.000 linee, quindi insomma sono un po' di richieste. Magari proviamo a velocizzarlo. Vediamo qui, basic, quanto va... No, però anche qui ne fa così. Sono un po' di richieste, Dobbiamo aspettare un po'. Intanto, non so. Raccontatemi del vostro fine settimana. Oppure continuo a farvi vedere dei gattini esplosivi. Ok, aspettate. Aspettate che ne prendo altri. Aspettate. Allora, abbiamo anche Micio Cocomero. Barba gatto, perché non si vede, non lo vedete, però c'è un gattino nella barba. Poi... No, questo non ci piace. Almeno questo. Questo è too much. Abbiamo Patagatto peloso. Ecco qui. Patagatto peloso. Mi fanno morire. E anche il disinnescato, dove c'è un gattino che si fa coccolare il pancino. Insomma, ce ne sono un po'. Mi fanno morire sti disegni. Ma il mio preferito è questo gatto baleno, ve l'ho fatto vedere prima, ovviamente. Ovviamente sono io. Sono troppo belli. Niente, ancora non ha finito. Oppure sono questo in realtà, che mangio sempre. Mangio sempre, infatti fa gnom 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 gnom. Oh no, mi è caduto tutto. Però insomma, una volta che finisce dovrebbe darci il codice che appunto è riuscito a... il codice con cui si fa login e con quello ovviamente i cookie che ci serviranno per loggarci come Carlos. Quindi insomma abbiamo appunto bypassato l'autenticazione a 2 fattori, no? Vediamo, forse ci sta riuscendo, dai. È arrivato a richiesta... Ops. A richiesta 8400. Vediamo se ce la fa, vediamo. Intanto, ovviamente, vi faccio vedere... No, cosa ho cercato? Faccio cercare sempre il mio canale. E mi faccio pubblicità, sempre. Per chi non mi conoscesse, ovviamente sono Cinnamonsec, come potete vedere. E niente, faccio divulgazione nel campo della sicurezza informatica. E oggi abbiamo parlato di 3 funzionalità di Barb. Ma faccio anche live sulle Cyber News, dove faccio appunto, parlo di notizie sulla sicurezza informatica. Vediamo qui, 9500, vediamo. Vediamo un po'. Forse potevo evitare la coda, perché 10 in coda magari ne mette di più, non lo so il default quant'è. Vediamo, però sono fiduciosa che finirà. Prima o poi finirà. L'ha finito?
No, ha finito. Mi sa che ha finito e non l'ha trovato. Insomma, non lo so come mai non l'ha trovato. Può essere che c'è qualche errore. Bisognerebbe un attimo vedere. Vabbè, lo stoppo. Dovrebbe... Boh, gli do un'occhiata di nuovo. Perché... è strano. A meno che... Ah, può essere che ho sbagliato. No, ci sta, perché io l'ho copiato. Vedete, io copio le cose, però... In realtà, ecco, cosa è successo? La mia testolina certe volte. Io qui ho lasciato, se trovi nella risposta login successful, allora il codice è trovato. In realtà no, perché qui è sempre 302 found, ma la location è diversa. Quindi qui la cosa quale sarebbe? Dovremmo andare a vedere qual è la location. Quindi ad esempio qui abbiamo location login 2, allora fai quello. Quindi cosa succede? Allora qui cosa succede? Questo non esiste. Qui dobbiamo fare, se la richiesta è 302 e get header, perché abbiamo questa funzione, la possiamo usare, di rec e location. Ah, chissà se posso fare uguale uguale adesso. Non sono sicura come... No, vabbè, Python, quindi in teoria... Vabbè, location. Uguale uguale. Oppure possiamo fare... Se... uguale uguale login 2, allora fai le credenziali. Se invece location, dov'è? Location è uguale a, anzi facciamo così, my account è in location, allora fai questo. Altrimenti, se login 2 è in questo, fai quest'altro. Praticamente, login 2. Praticamente stiamo andando a vedere qual è la location. Vediamo se ovviamente un errore. Ovviamente. Perché non è land così, ogni volta mi confondo, e invece in questo modo. Ok, il login ancora funziona. Quindi lo fa. Però insomma bisognerebbe aspettare di nuovo per il codice, però non voglio annoiarvi. Non voglio annoiarvi. E quindi io vi direi che andiamo tutti a mangiare, se non avete ancora mangiato. E niente, vi faccio sapere, magari su Discord e magari anche su YouTube, vediamo se ha funzionato. E in caso non ha funzionato, magari gli do un'occhiata e capisco perché non ha funzionato e vi faccio sapere, insomma. Quindi, insomma, questo era tutto. Spero vi sia piaciuta questa estensione e niente, ci vediamo giovedì come al solito con le Cyber News. Grazie per aver seguito e ciao, buon appetito e buona serata, ciao.